Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Be A Real. Che bello questo countdown, non mi ero mai stata in diretta con questo countdown, grazie per il contributo Michele. Buonasera a tutti, ciao ragazzi. Ciao a tutti, buonasera. Allora, come avrete visto dai nostri social network, oggi siamo numerosi per accogliere due ospiti d'eccezione. Reduci dal weekend di Pokljuka, abbiamo con noi Dorotea Virer delle Fiamme Gialle e Didier Bionaz del Centro Sportivo Esercito. Ciao. Ciao. Beh, insomma ragazzi, questi ospiti hanno bisogno di poche presentazioni, quindi non mi dilungherei su chi sono, perché tutti li conosciamo. Andrei direttamente con quella che sarà la prima domanda. Parto io con un aneddoto. Ci siamo sentiti accontiolati prima del via della stagione per le interviste, diciamo, di rito prestagionali. Condizione buona, stiamo bene, curiosi di sapere quale sarà il nostro livello e sfortunatamente chi dopo una gara, chi subito si è ammalato. Ecco, com'è stato riprendersi poi e gareggiare in quelle condizioni non ottimali e togliersi poi le soddisfazioni in quest'ultima tappa? Non è stato facile perché comunque parti con un handicap subito e alla fine ti dispiace tanto perché ti prepari tutta la stagione, arriva la prima gara, hai voglia di partire, di fare le gare, non puoi farlo o comunque puoi farlo in maniera debilitata e quindi già ti dà una bella ammazzata moralmente. Poi oltre a quello c'è anche, diciamo, la mazzata fisica, è un po' difficile quindi poi riprendersi bene perché c'è sempre fretta poi di riniziare, anche se magari alla fine sarebbe stato meglio aspettare ancora un po', però dai, è andata così, per adesso ci stiamo riprendendo, forse piano piano. Sì, per me più o meno la stessa storia e io ovviamente sono stata un pelino meglio di Didier, non ho preso la febbre e quindi sono stata anche fortunata, poi nella Pursuit meno male ho fatto una bella prestazione con 4-0, quindi mi ha salvato la gara, però dopo a Filzen in Francia ovviamente ho pagato perché comunque correndo ammalata prima o poi il tuo fisico te lo rende e ne ho sentito sì. Sì, diciamo che sicuramente l'inizio, insomma, la via di stagione non è stato il massimo, però sicuramente questo 2023, insomma, è iniziato con un piede sicuramente diverso. Abbiamo appena assistito e che eravamo, insomma, là, io e Nicolò a questo super weekend che c'è stato a Pokljuka per entrambi sicuramente. E volevo chiedere innanzitutto a te, Dorotea, insomma, questa tappa ti ha riportato anche piano piano in sordina, diciamo, in posizioni diverse di classifica, sei tornata quinta e in questo momento ci sono due atlete che sembrano fare, insomma, la differenza e sono difficili da avvicinare. Ecco, qui vediamo le tue statistiche. Quale pensi sia qual è il tuo obiettivo principale per questa stagione? Resta fare un grande risultato a Oberhof oppure pensi magari a mirare, insomma, una top 3 nella generale una volta di più? Beh,
non saprei, cioè nel senso ovviamente sì, prima della stagione il mio obiettivo era sicuramente riconfermarmi tra le prime della Coppa del Mondo, perché comunque tra tutte le ragazze che ne sono tutte fortissime, non è proprio semplice dopo anni riconfermarsi a quel livello, e quindi sicuramente quello è stato il mio obiettivo principale. Poi bisogna vedere, fino a fine marzo possono succedere tante cose, come si è visto Finlandia, se ci ammaliamo così non hai chance. Poi ovviamente credo che tutte le nazioni puntano sul mondiale, e ovviamente devi anche avere un po' di fortuna perché durano 10 giorni, e se hai proprio il picco della forma lì ovviamente viene tutto più facile, e se per caso non sei in forma sarà molto dura ottenere un risultato. Poi vedremo tra un mese. E quindi passiamo a Dido, che diciamo ha ottenuto i primi punti stagionali di Coppa del Mondo e non ha avuto paura di esplodere, diciamo, come hai detto dopo la sprint. C'era tanta voglia di voler dimostrare di essere tornato in condizione, e sono arrivate 2 belle gare, nonostante un inciampo nell'inseguimento, diciamo, ma volevi far vedere che il livello comunque il tuo, diciamo, fin dalla preparazione dei test di Beito Stolen era ben altro. Sì, forse anche un po' troppa poca paura di esplodere. No, a parte gli scherzi, sì, sono partito alla sprint che avevo voglia di rifarmi un po' da dicembre, e quindi sono deciso di partire deciso, anche se in riunione avevamo detto di non essere troppo aggressivi. Però poi quando ho aperto il cancelletto ho fatto cortocircuito la testa e sono partito forte. E comunque sì, diciamo che adesso le sensazioni migliorano dopo ogni gara, almeno a Pokljuka era stato così. E peccato la caduta nell'inseguimento, perché ho perso un po' di tempo e posizioni, avrò perso una ventina di secondi, un po' di posizioni. Però per il resto dai, sono abbastanza soddisfatto del progresso, cioè sono soddisfatto del progresso fatto rispetto a dicembre. Direi che devi essere soddisfatto, anche perché poi chiaramente il weekend si è concluso con quello che è stato sicuramente un giorno speciale per te. Dai, raccontaci un po' come hai vissuto l'arrivo, le 2 frazioni finali, anzi le 3, visto che tu eri al lancio, e questo primo podio veramente meritato, insomma, in Coppa. Diciamo che è stata abbastanza lunga aspettare che loro finissero la gara, perché eravamo sesti, non eravamo super distanti dagli altri davanti. Poi quando ho visto che Tommy ha fatto lo 0 a terra e si era avvicinato tantissimo, ho detto adesso dai in piedi li porta a scuola tutti e poi ci sono le 2 zie a chiudere, e quindi è stata abbastanza lunga comunque aspettare la fine della gara, perché ci credevo, speravo che potesse arrivare questo podio che per me era il primo. Però sai, il biathlon è un po' particolare, cioè può succedere di tutto. Quindi è stato lungo, però poi ne è valsa la pena, è stata una bella emozione. In più poi farlo con la squadra così è sempre più bello. Quindi niente, primo podio di Dido. Ma invece Doro, tu ti ricordi qual è stato e quando è il tuo primo podio? Primo podio 2013 ai mondiali, forse, Sì, credo, sì, in staffetta. sì. Sì, alla fine praticamente tutti gli atleti, o tutti noi atleti, abbiamo sempre iniziato con un podio in staffetta, e poi man mano che gli anni passano, i mesi passano, siamo poi riusciti a fare i podi individuali. Però sicuramente è bello iniziare così, no? Il percorso di un atleta. Doro, tornando ai tuoi podi, tu abbiamo visto il primo podio di Dido questo weekend, ma anche per te è stato un bel weekend, perché hai fatto un 3 su 3 a livello di podi. E questo ha dato agio alla nostra creatività, che abbiamo fatto, ha dato vita a questo bellissimo meme, non so se lo vedi, riguardante i podi di Pokljuka, che alla fine questo weekend è stato una battaglia fra te, Giulia Simone e Elvira Oberi. Beh, sicuramente sono soddisfatta. Poi loro due sono
come posso dire, le due ragazze più forti in questo momento. Hanno anche 6 anni meno di me e 9 anni di meno di me, quindi meglio non ricordarsi queste cose. Perché... Però poi sono due atleti fortissime, quindi è bello comunque riuscire, come dicevo prima, dopo comunque tanti anni che ho iniziato a fare il mio primo podio, ancora a salire questa. Questo era il primo podio individuale, sì, mi ricordo. 2014. Gli anni passano per tutti. La vecchiaia di bombe sulla tua testa. Madonna. Sì. Ma così, Dido, torniamo un attimo a ieri. Mi viene da chiederti, secondo te è un segno del destino che tu arrivi a fare questo primo podio proprio insieme al tuo grande amico Tommy e proprio nella tappa in cui lui sembra veramente essere riuscito a mostrare, a esplodere tutto il suo vero potenziale? Quanta gioia ti dà aver potuto condividere proprio con lui questo traguardo, e magari quanta motivazione ti dà l'idea di poterlo raggiungere presto e sfidarlo come avete fatto, insomma, sfidarvi come avete fatto nelle categorie giovanili anche ai massimi livelli in Coppa, no? Beh, sicuramente è stato molto bello poter fare il primo podio con Tommy, perché ormai lo sapete, siamo amici e abbiamo condiviso oramai, penso, buona parte dei nostri anni nel biathlon assieme. Abbiamo avuto un percorso simile e abbiamo fatto praticamente tutte le stesse tappe, siamo sempre stati, diciamo, legati nel nostro percorso di crescita, e quindi è stato bello e speciale farlo con lui. Poi comunque sempre vederlo là così davanti mi dà una grandissima motivazione, perché abbiamo lavorato tutta l'estate assieme e ci sproniamo a vicenda, quindi mi rende molto felice vederlo là davanti e spero di poter provare a raggiungerlo abbastanza presto, poi vediamo. E Dido, sicuramente per te sarà bellissimo avere un amico come Tommy alle tappe con te, però hai anche, diciamo, una mentore che hai a fianco adesso, che non è per nulla male. Cosa ci puoi dire del tuo rapporto invece con Doro? Con la nonna? Con la mamma? La nonna? La mamma. Ok, con la mamma. No. Anche con la Doro, specialmente negli ultimi 2 anni abbiamo stabilito un rapporto abbastanza stabile, speciale. Diciamo che noi sopportiamo lei sopporta noi. No, dai, a parte gli scherzi, ci ha preso proprio ci ha accudito, diciamo, non so come dire, cioè ci ha accompagnato in questo percorso di crescita, ed è stato bello farlo con lei, perché lei è sempre capace di mettere di buon umore le persone, riesce sempre a portare felicità, allegria, e quindi è un elemento importantissimo di tutta la squadra, e per noi è stato sicuramente molto importante, perché ci ha spronato tanto a migliorare sia a livello atletico, però anche all'interno del gruppo. Alla fine ci ha aiutato tanto a integrarci con tutto il resto della squadra, quindi diciamo grazie alla mamma. A proposito di accudire, abbiamo una domanda dal pubblico di Paride. Arianna, ti va di leggerla? Sì, allora Paride chiede se adoro, se i cuccioli ti ascoltano o fanno più di testa loro. No, beh, non saprei. un mix di cose. Poi alla fine in allenamento ci vediamo più l'estate, e poi l'inverno siamo sempre divisi, perché c'è l'allenamento maschile e l'allenamento femminile. Però però veramente quando stiamo insieme poi scherziamo più che altro, non è che devo poi dargli consigli, perché sono molto intelligenti tutti e due, o almeno sembra. E quindi imparano ogni giorno qualcosa di nuovo, e hanno già visto adesso negli ultimi 3 anni che comunque girano in Coppa del Mondo come funzionano le cose, quindi non è che bisogna dirgli più di tanto. Ma abbiamo parlato del passato,
abbiamo parlato del presente, adesso ci spostiamo un attimo nell'immediato futuro. Mi viene da chiederti, Doro, adesso si va a Ruhpolding settimana prossima, questa settimana voi siete là. Tu hai sempre avuto un rapporto, diciamo, molto speciale con questa località. È arrivato il tuo primo successo ai famosi mondiali giovanili del 2008 nell'individuale, poi c'è stato addirittura il tuo primo 0 in Coppa del Mondo a Ruhpolding, e poi sono arrivati 5 podi, di cui 2 successi proprio nell'individuale, e quest'anno torna all'individuale. Quindi, insomma, ci sono buone aspettative? Come ti senti? E possiamo sognare? Bah, è difficile dirlo, poi magari sai ogni tanto quando pensi di andare bene, proprio in quel momento magari fai su un casino al poligono o magari le cose non girano come vorresti, è sempre meglio, come posso dire, essere un po' anche insicuri, perché quello ti rende un po' più attento alle cose, perché quando, come dicevo, quando sei troppo sicuro di te stesso, spesso non vanno le cose come vorresti, no? Quindi si sa che poi nel biathlon può cambiare tutto da un giorno all'altro, e io cercherò poi di dare il massimo come sempre. Vediamo anche un po' le condizioni pista, perché mettono anche pioggia, quindi sarà un percorso molto difficile, e poi come si sa devi fare 4-0 per forza, perché comunque il livello al tiro negli ultimi anni è aumentato tantissimo, no? Sì. Sì. Allora, abbiamo parlato prima un po' di mentoring di Doro, però in realtà c'è anche un personaggio maschile, Luchi, che per il momento non abbiamo ancora visto. Volevamo un po' sapere quanto è mancato in queste tappe, e soprattutto, immagino lo avrete sentito, quanto è arrabbiato di aver fatto tutta la fatica durante la preparazione e poi di non aver ancora potuto gareggiare. Beh, sicuramente immagino che per lui sarà molto difficile, e non stiamo neanche troppo a scrivergli sempre, perché comunque non è neanche simpatico, no? Sempre star lì a chiedere le stesse cose. E per ogni atleta che si allena tutta l'estate e poi non può correre, è difficile, no? È difficile già quando magari ti ammali per un po' di giorni, già lì non la vivi bene, no? Perché vedi magari gli altri che si allenano, possono gareggiare, stanno bene, e tu magari non stai bene. Poi immagino lui adesso da un po' di settimane o 2 mesi che sta fermo praticamente, quindi sì, non è bello. Poi lui è come posso dire, una persona molto importante, soprattutto nella squadra maschile. Diciamo già dall'anno scorso in poi, che visto che ha smesso anche Dominic, non è proprio così semplice per loro, però sì, credo che si sono comunque difesi intanto bene, direi, perché comunque è una squadra veramente giovanissima. Sì, in termini di presenze, Dido, tu sei quasi un veterano nella squadra maschile italiana. Allora, parlato ad oro dell'individuale, ma sai anche tu, Dido, sicuramente che adesso la ritrovi, direi con piacere. Ricordiamo tutti quanto è successo, insomma, un paio di anni fa ad Anterselva, e visto questo stato di forma che appunto sta arrivando, consapevolezza e tutto, tu cosa ci dici, insomma, di questa settimana che sta per arrivare? Hai tanta fiducia in questa gara? Vediamo, cioè bisogna un po' vedere, non mi piace mai sbilanciarmi, diciamo, però comunque adesso questa settimana mi sentivo bene, quindi spero di avere un buon feeling, se possibile anche un po' migliore questa settimana, adesso la prossima delle gare con l'individuale. Poi bisognerà vedere anche un po' come saranno le condizioni di pista, perché quando la pista è un po' c'è quella neve un po' più pesante, un po' più molle così, a volte fatico un po' per via della mia sciata, che non è proprio super efficiente, diciamo. E quindi vediamo, poi l'importante è comunque sparare bene, e quindi sarà importantissimo essere concentrati bene sul tiro e effettuare una buona ricognizione nell'allenamento di domani, diciamo, sul poligono, e vediamo. Poi
spero di fare una bella gara, sono contento di fare l'individuale perché è una gara che mi piace tantissimo, un po' un viaggio spirituale per 20 chilometri dove chiedi cosa hai fatto di male nella tua vita per dover fare questi 20 chilometri. E no, però è una gara che mi piace veramente tanto, a parte gli scherzi, perché ti gestisci e non so, mi è sempre piaciuta da quando l'ho fatta e quindi sono contento comunque di farla. Abbiamo alcune domande, mi collego al fatto che hai parlato delle condizioni della pista, perché abbiamo alcune domande interessanti dal pubblico. Arianna, ti va di fare Sì, da allora. speaker? Chiedono un po' com'era il clima in Slovenia e se si è sentito il peso del surriscaldamento globale, perché direi che le immagini erano abbastanza... E quelle di Rupolin sono anche peggio. le foto che sono Infatti, arrivate... direi che in Slovenia siamo stati anche abbastanza bene. Ci stava la grande. Sì. Purtroppo è così, non possiamo farci niente. Poi ovvio quest'anno non abbiamo avuto proprio condizioni super invernali, poi magari arriva tutto da febbraio e poi, non si sa. Anterselva al top, come sempre. Anterselva ha nevicato almeno, quindi magari è un po' più invernale, sì. C'è stato Però un... vabbè, tu Doro non sei super amante del freddo, vero? Quindi forse non ti va malissimo. No, ma mi va bene fino a -5, -10, però fino a +1 è buono. E questo il range, quindi. Ah, ok. Beh, si scivolava un tot sulla neve questo weekend, abbiamo visto una serie di cadute. Beh, io ieri non stavo proprio in piedi, cioè ho fatto una fatica della Madonna e mi sembrava di cadere ogni passo, soprattutto giù per la discesa, mi sembrava ogni metro, sì, non era proprio... Sì, non era facile. No, fa niente. Poi non hanno battuto la pista il giorno prima, mi sa, o la mattina, sono passati solo con lo skidoo, mi sa, o a scacciare un po' la pista, ma niente di... Quindi forse per quello era anche difficile. Sì, ma abbiamo sentito tanti colleghi che si sono lamentati e ovviamente tante cadute le abbiamo viste e quindi deve essere stato sicuramente complicato. Va bene. Bene, allora noi avremmo finito di farvi il nostro interrogatorio, quindi se volete vi lasciamo volentieri riposare in vista delle prossime gare. Vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo e grazie mille di essere stati con noi. In bocca al lupo. Grazie. In bocca al lupo. Grazie. Grazie. A presto a tutti e due. Ci vediamo. Ciao, grazie. Eccoci qui. Eccoci. Allora, visto che siete in due, faccio un cambio di layout. Eccoci qua. Cambio di layout. Centro. Allora, dai. Vai. Grazie a tutti voi che siete collegati perché siete questa sera in molti. E purtroppo non possiamo leggervi tutti, ma grazie mille anche per le varie interazioni. Adesso noi rimarremo ancora un po' con voi, quindi se avete delle domande, altre domande da fare, noi per quello che possiamo fare vi risponderemo volentieri e ne parleremo insieme. Da cosa iniziamo? Dalla Coppa del Mondo maschile, Nick? Quale Coppa del Mondo? quella che si gareggia in 112 o quella che si gareggia in uno lì davanti? 100 podi. In questo momento al maschile stiamo assistendo a qualcosa che neanche forse i più tenaci fan di Johannes Bö potevano immaginare. E la prestazione nella sprint è stata... Mi sentite? Mi sentite bene? Sì, bloccato, ma ti sentiamo. Adesso sei un po' bloccato. Anch'io mi vedo bloccato. Vabbè, l'importante è che mi sentiate, se la mia faccia è bloccata, pazienza. Sì, vai. Abbiamo assistito soprattutto nella sprint a una prestazione che anche a livelli statistici insomma ha avuto pochi eguali negli ultimi 20-30 anni di biathlon. E poi ha potuto anche gestirsi. Comunque in questo momento la condizione di Johannes è superlativa e lascia veramente nulla agli avversari. E sicuramente però l'altro nome a livello maschile che salta agli occhi è quello di Tommaso Giacomel, perché la prestazione che c'è stata in questa settimana è stata superlativa.
abbiamo ritrovato o abbiamo trovato quel potenziale che tutti noi ci auspicavamo potesse essere il nostro Tommy, e quindi ecco, insomma, adesso magari parlate un po' voi così cerco di sbloccarmi. No, ti lasciavamo lì. Fa un po' impressione parlarti mentre sei bloccato. Sì, sei bloccato in una posizione poco simpatica, tra l'altro. Ho visto quegli Tuttora occhi. rimani bloccato. Lo so, mi vedo. No, diciamo che al momento comunque si corre abbastanza per il secondo posto, soprattutto se Giovannino fa queste prestazioni così, gli altri davvero. Non so se Elena riesce a farci vedere sto trafficando. Stiamo lavorando dalla regia. il tuo vostro bellissimo... Eccolo, allora, è tornato perché... Nick intanto. Perché se non l'aveste notato, su Instagram abbiamo lanciato una nuova rubrica di recap della tappa appena passata, fatta ovviamente un po' non ufficiale, diciamo, ma per ridere, quindi una serie di meme che riassumono un po' la storia. E ce n'è uno di Johannesburg che, se riesco, vi faccio vedere, però intanto parlate pure di altro, così io continuo a cercare la foto. No, c'è una domanda in realtà di Claudio, se riesci a caricarla, Elena, così intanto Certo. magari Nick può rispondere a questa. Chiede se eravate in loco e quale atleta femminile vi ha colpito di più, quindi intanto ci spostiamo sul femminile, poi quando Lena ci carica l'immagine torniamo sul maschile. Nick, vostro. Vai Nick. Sì, comunque eravamo lì, però rispondi tu, Nick, vai. No, a me personalmente, quello che mi ha lasciato più diciamo, il ricordo che ho più vivido è la gestione delle serie e della gara di Elvira Auberi, che si sta controllando per non sbagliare al poligono. E quindi è una nuova versione di Elvira, soprattutto si è visto nell'inseguimento, ma anche nella sprint, che sta usando la testa per poter lottare con una Giulia Simon che al momento è stata protagonista in questa stagione, ma secondo me è un passettino meno della prima parte, diciamo. Tu non so come la vedi, Mick. Lo sai come la vedo, perché queste cose le abbiamo condivise per 3 giorni. Se Elvira smette di provare a fare la Dorotea e comincia a fare, diciamo, quella che ci mette un po' più di testa, diventa imbattibile. Cioè, secondo me abbiamo assistito veramente, come dicevi tu, a una prova di forza mentale che è forse superiore a quella che ci aveva sempre abituato ad avere invece solo nella parte di fondo, e quindi è sicuramente molto incoraggiante per il suo futuro e molto scoraggiante per le sue avversarie. Però vediamo, perché Simon comunque ha dimostrato che nonostante tutto è riuscita a restare lì, e il potenziale per vincere anche quando Elvira sbaglia ce l'ha solo lei in questo momento, secondo me. Forse Herman nella giornata giusta, però ecco, Herman deve coprire i bersagli. Sì, diciamo che sono le uniche due che trovando lo zero possono darle fastidio, e quindi sicuramente loro due più l'adoro, ovviamente. Che come diceva Origol, l'adoro, e non è ancora arrivato il prototipo 2022-23 dell'adoro, non l'abbiamo ancora vista al 100%. Spiace per diciamo, la ricaduta che ha avuto Lisa nella sprint, ma sono due atlete di altissimo livello in questo momento. Mi ha sorpreso anche Roisland vederla così in forma alla prima gara, diciamo, dopo i problemi che ha avuto questa stagione. Mi fa pensare che ai mondiali la rivedremo comunque tra le protagoniste. Sì, sono assolutamente d'accordo. È partita carica da subito, nonostante comunque sia stata ferma, ha avuto il fuoco di Sant'Antonio, mi sembra, e vederla subito sul pezzo così è interessante. Sicuramente arriverà ai mondiali in forma e sarà un altro mondiale da giocarsi con lei. Mi permetto di aggiungere, prima magari di passare ad altro, il nome di Batoska Fialkova, perché questa settimana è tornata la Fialkova che ci ha addirittura abituato a poter anche lottare, o comunque la parvenza di una lotta per
per la sfera di cristallo, e quindi insomma è stato molto bello riuscire a ritrovarla su questi livelli. Già sul finire dell'anno scorso aveva dato dei segnali, poi purtroppo essendo appunto lavorando con un determinato marchio di sci che non ha espresso il suo meglio in Francia, insomma era sprofondata, però insomma sta dimostrando quest'anno di poter tornare a quel livello lì, e io sono molto felice, ecco. Quindi mi piaceva sottolineare questo. Tornando invece al tema mondiali, vi faccio una domanda scomoda, anzi ve la faccio fare da Andrea, visto che non l'abbiamo fatta prima ai ragazzi. Andrea chiede: ma quanto è forte la nostra nazionale? La staffetta mista ai mondiali può essere da podio? Vai tu Nick, vai tu Arianna, vai tu Elena, vado io. Ambasciatore non porta pena, quindi non è colpa mia. Troppo comodo così, Lena, troppo comodo. Secondo me le nazionali big hanno qualcosa in più. Allora, secondo me, vabbè, Norvegia e Francia credo che facciano un po' la loro gara. Anche la Svezia, considerando maschile e femminile. Ma Secondo per me- ogni tanto magari il maschile cade un po' di più. È chiaro che devi essere lì e approfittare se una delle tre big sbaglia e tu chiaramente non hai margini di Poi errore. c'è sempre la Germania, ci sono anche altre È nazionali. che esatto, stavo proprio per dire che con te lì dietro ci sono altre nazioni, quindi devi essere super pronto e non sbagliare né al tiro ma neanche nel fondo in realtà. E ripeto, sperare che qualcuno davanti sbagli. Sì. È la caratteristica di questo sport, l'imprevedibilità, quindi insomma non c'è quasi nulla di scritto. Esatto. Sempre. Quello che penso io è che la Norvegia ovviamente fa e farà gara a sé sul maschile. A livello femminile bisogna vedere, perché appunto Roiseland deve dimostrare di poter tornare ai livelli di competitività massima. È possibile, ma non è certo. Tandrevold ha iniziato benissimo la stagione, ma in questa tappa ha avuto un leggero calo, secondo me. Quindi se questo è il trend, può anche essere, insomma, che la Norvegia a livello femminile possa patire molto dalla nostra nazionale. Ovviamente purtroppo, insomma, a livello maschile la differenza in ogni caso, anche se dovessimo fare la gara perfetta, penso che insomma ci sarà, e di molto a favore dei norvegesi. Sulle altre nazionali, insomma, sono d'accordo con voi. Se tutti fanno la gara perfetta, probabilmente il podio non arriva. Però se la domanda è: si può sognare il podio? La risposta è sì. Dipenderà tanto chiaramente da come mi viene da dire, insomma, un po' furbescamente, da come sparerà Tommy e da come sarà la condizione di Dido. Serve la gara perfetta come la staffetta femminile a Fields, uguale, stesso ragionamento. Domanda dal pubblico per Michele e Nicolò, che sono stati a Pokljuka. Dal vivo come avete visto l'Ampic, se siete riusciti a vederla? Vai tu e poi vado io. Ma oddio, l'Ampic in realtà l'abbiamo vista prima a Ridanna e adesso anche qui. L'impressione che ha destato è più o meno sempre la stessa, nel senso che, innanzitutto qui era molto gasata anche dal pubblico sugli spalti, che tutto non era neanche numerosissimo, però insomma si faceva sentire soprattutto per le atlete di casa. E diciamo che sugli sci chiaramente non ha strarubato l'occhio come all'esordio, però la vedi, insomma, che è e può essere un atleta di alta categoria. Per terra è solida, perché può trovare il poligono in cui va in grande difficoltà. Non sarà per solida, non intendo chiaramente un atleta da 90%, ma comunque un atleta dignitosa, forse è il termine più corretto. In piedi fa fatica, è comunque il primo anno, bisogna darle assolutamente tempo. Anche le sue, diciamo, ex colleghe del fondo ci hanno messo parecchie stagioni prima di arrivare. Mi riferisco in particolare a Hermann, che in questo momento è il principale punto di riferimento, secondo me, che può avere prima di arrivare ad essere definita, insomma, una solida tiratrice. Quindi può arrivarci, sì. Vediamo. Secondo me le impressioni che sta dando sono molto molto positive.
Io non mi nascondo, nel senso, nella sprint, nelle quotazioni l'avevo messa addirittura favorita. Mi aspettavo un exploit ai livelli di Oakfilzen, per capirci, visto che gareggiava in casa, invece c'è stata una prestazione in controtendenza. Aridanna mi aveva dato più solidità, forse ha pagato un po' la tensione di gareggiare in casa, non lo so, o anche materiali non eccezionali nella sprint. Tutto il pacchetto messo insieme al poligono, magari con i 5 giri di penalità mi pare abbia fatto nella sprint, non si è qualificata nell'inseguimento. Diciamo, aspettiamo ancora un attimo per giudicarla. Chiaro che in ottica mondiale non puoi escluderla, cioè la gara stile Oakfilzen te la può trovare sempre. A terra è molto più solida e secondo me sta crescendo, chiaramente spingendo così tanto sugli sci, poi un po' in piedi, che è un altro sport, lo paghi. Forse sì, forse deve un attimo trovare un equilibrio. Adesso sembra che stia quasi gareggiando più da fondista che da biatleta. Secondo me se riesce un attimo anche a dosare la potenza dello sci di fondo, magari anche poi il poligono lo può raddrizzare. Poi sì, al momento è sicuramente più in difficoltà nel tiro in piedi. Chiaro che la giornata in cui trova i bersagli se la gioca. E, collegandomi a un commento di Alberto Berno, che salutiamo e che so che avete incontrato a Pokljuka. Abbiamo visto insieme, anzi, mi ha dato tutti gli aggiornamenti sulla sprint maschile, molto puntuale. Sì, perché Alberto è sempre sul pezzo. Esatto. È sempre sul pezzo. È sempre sul pezzo, come tanti altri che ci seguono. Parliamo dell'innominata di oggi, perché non l'abbiamo ancora nominata, Lisa. Anche ha avuto un passaggio a vuoto non da poco questo weekend. Cosa ne pensate? Vuoi partire, Nick? Vado io? No, come vuoi. Giornata no? O rischiamo di vedere quello che c'è stato l'anno scorso? Io sono sempre stato tra quelli che non sono super disfattista, non ero tra quelli che erano super convinti dopo le prime 2 tappe e non sono super disfattista adesso, sono sempre, diciamo, un po' moderato. Penso che una stagione come questa finora sia da definire assolutamente positiva. Una gara sbagliata, perché alla fine si tratta di una gara, la massa di Le Grand Bornand non è stata assolutamente disastrosa, c'erano stati degli scricchioli, ma una gara non vuol dire assolutamente nulla, quindi secondo me è sbagliato pensare adesso è tornata la Lisa che sbaglia a terra, eccetera. Successo, vediamo, così come pensavo, vediamo dopo le prime ottime tappe. Secondo me il bilancio della stagione di Lisa si farà ad aprile, insomma, quando appenderanno gli sci al chiodo, staccheranno con la testa, andranno in vacanza, e allora lì si potrà dire: questa stagione Lisa ha dimostrato di aver superato i problemi, oppure sni. Ecco, l'inizio secondo me è positivo. Questa è l'impressione che ho io su quanto è avvenuto finora. Io aggiungo che non rispondo a questa domanda, ma lo scoprirete domani o mercoledì, uscirà l'intervista che ho fatto a Jonne Kakkonen e abbiamo parlato anche di questa cosa, per cui no, non ve lo dico, lo scoprirete nelle prossime puntate. Sui vostri schermi. Esatto. No, io invece volevo solo dire che secondo me il fatto di aver fatto una staffetta domenica può aiutarla tanto a livello di morale. Lei comunque nelle staffette si è sempre espressa al top, anche nelle stagioni in cui a livello individuale invece faceva più fatica, quindi magari può darle una grossa mano. Sicuramente sì, anche nell'azzeramento ieri si è visto quanto fosse cattiva Lisa e vogliosa di riscattarsi. Comunque il tempo sugli sci anche nella sprint era buonissimo e può succedere. Ecco, e dobbiamo anche sottolineare bravo, i materiali, perché bravo. non ne abbiamo ancora parlato, ma nelle giornate da giovedì a sabato, ma anche ieri in parte, tolti i problemi che hanno avuto soprattutto Doro,
ma anche Brownie e Rebecca. Materiali con la neve dura che abbiamo avuto a Pokljuka sono stati eccezionali. Sì, perché questo è un aspetto che non viene mai sottolineato a dovere, anzi, spesso chi insomma potrebbe non sottolinea il lavoro perché che c'è dietro a questo team, che spesso è supportato da dei materiali veramente eccezionali. Questa settimana, anche parlando con gli atleti, con i tecnici, con chiunque, insomma, si percepiva che l'Italia avesse a disposizione degli strumenti che gli stavano permettendo di mostrare veramente il potenziale massimo degli atleti, e questa è una cosa che è fondamentale nel biathlon del giorno d'oggi. L'abbiamo insomma, come si dice, abbiamo ricevuto questa informazione, se vogliamo dirla così, anche quest'estate, quando siamo stati ad Anterselva, io e Nicolò, da Gunther Leike, che ci ha spiegato insomma che se togli i materiali, i primi delle classifiche generali, i migliori fondisti, tendenzialmente la differenza è veramente minima. Cosa fa la differenza? Ovviamente la condizione e il tipo di sci che hanno sotto i piedi. E quindi vedere un Giacomel che fa questo tipo di prestazioni, vedere una Lisa Vittozzi che con 6 errori rischia di qualificarsi, significa che c'è un lavoro sotto che è incredibile e migliore di quello di tante altre nazioni che hanno molti più soldi e investimenti. E le condizioni cambiano da un giorno all'altro, perché se Francia e Svezia erano in difficoltà nella sprint maschile, ieri invece con il cambio di condizione erano quelle nella staffetta mista quelle più performanti. Quindi non è facile trovare il compromesso che ti aiuta a spingere di più, chiaro che fa la differenza. Ma prima di salutare, visto che oggi siamo andati abbastanza lunghi e vedo parlare il pubblico di Casoncelli, Sarde, Gamberi, eccetera. Hai fame, Elena? Un pochino, non so se si è capito. Vorrei chiudere con una domanda sempre un po' cattivella al mio ritorno, segnato da questa... Però rispondi anche tu. Però rispondo anch'io. Ha tirato un bel assist il buon Marco, che ci segue. Adesso pesco la domanda. Il biathlon in Italia sta avendo un successo che non possiamo nasconderci, dipende molto da Doro. Secondo voi il movimento saprà superare il suo, spero, lontano ritiro? Sì, si va a cicli. Anche per me. Magari non avremo il campione che vincerà la Coppa del Mondo come Dorotea ha fatto già 2 volte, però come stiamo crescendo come movimento, questo non c'è dubbio, maschi e femmine, quindi i risultati giovanili lo dimostrano, non solo il punto di partenza. Chiaro che 26 è quello l'anno importante, per cui punteremo tanto anche noi a livello di comunicazione su quello per farlo crescere. Cioè, sicuramente loro, oltre a essere forte e aver vinto molto, è un personaggio carismatico, cioè insomma fa sorridere, piace a tutti perché è appunto un personaggio. Al momento forse è questo che un po' ci manca, ma sicuramente i giovani hanno bisogno di fare esperienza prima di essere un po' personaggi come loro, perché alla fine, seppure è sempre stata carismatica, ha guadagnato questa cosa sul campo. Quindi io non ho dubbi che i nostri ragazzi forti sapranno anche farsi valere a livello di immagine e dare un buon riscontro al movimento del biathlon italiano. Vai, Elena, tu. No, io sono assolutamente d'accordo, anche perché secondo me i giovani comunque stanno dimostrando, anche Dido prima, stanno dimostrando di avere un bel carattere, una bella personalità, e i risultati già di Tommy li vediamo, e secondo me qualcun altro verrà sicuramente fuori entro la fine della stagione. Poi ad andare a Milano Cortina c'è ancora qualche anno in cui sicuramente qualcun altro cresce. Secondo me lei forse l'ha lanciato, sicuramente lei ha il merito di averlo reso famoso in Italia, eccetera, ma sono abbastanza sicura che gli altri, tra virgolette, gli altri riusciranno a tenerlo. Ma anche perché Arianna,
Arianna, una volta che ci si appassiona al biathlon, come si può Sì, lasciarlo perdere? poi basta, cioè una volta che ci sei dentro, cioè. Sì, guarda, dico brevemente che avrei detto esattamente quello che ha detto Elena, nel senso che a livello di risultati si può riaprire un ciclo anche subito o che sia tra 1 o 2 anni, può essere tra 5, 10, chissà. Speriamo quanto prima possibile. A livello di immagine una come Dorotea, secondo me la pagheremo, perché in questo momento, in tutta onestà, non c'è quella personalità come c'è Dorotea, come c'è una Sofia Goggia. Sono quel tipo di atlete che quando vincono e portano anche più della vittoria proprio per secondo me quel piglio, quella spensieratezza, quella spontaneità, insomma, e quindi secondo me è possibile che pagheremo un po', però come diceva giustamente Nicolò, si va avanti e il biathlon è sicuramente più importante di Dorotea Virer e quindi supereremo senza dubbio l'ostacolo, ecco. Ci siamo dimenticati di un'altra cosa molto importante che è successa questo weekend e che il nostro Tommaso amico giustamente ci Non ci sottolinea. siamo dimenticati. Ibu era la Cup chiusura. femminile che ci ha dato grandi soddisfazioni questo weekend. Perché se il livello si alza è perché si spinge dal sotto. E Sì. sotto è l'Ibu Cup, la Junior, la Coppa Italia, ovunque. E perché se le posizioni, come dicono i nostri tecnici, traballano, sono un po' più a rischio, allora sei stimolato a dare sempre di più. Bene soprattutto al femminile, ma lo sapevamo, c'è stata la sprint indicativa con insomma, la vittoria di Eleonora su Eleonora Fauner su Anna Kenthaler, anche Bea ha fatto la prima flower. Cosa vuoi di più? Diciamo al femminile... No, anche ti fermo su un attimo, poi ti lascio andare avanti. Super sprint, che invece si sono messe in mostra Scattolo e Martina Trabucchi, quindi tutte. Quindi a turno, diciamo, vogliono mettersi in mostra, vogliono far vedere il loro livello. E anche nel maschile qualcosa di interessante c'è, e insomma, non solo Cappe, ma anche Elia e Cedric hanno fatto delle belle prestazioni in Slovacchia. Vedremo, scopriremo poi con i convocati della Coppa del Mondo chi vedremo poi a Ruhpolding e anche a Pokljuka. Brevissimamente, prima di chiudere, ultima atleta che non abbiamo toccato, San Filippo, rientro in Coppa del Mondo di San Filippo. Beh, potremmo fare una prossima puntata dedicata al di Federica, però molto bene, cioè nella sprint magari pensavo io qualcosa in più, nell'inseguimento fatto vedere un ottimo livello sia a poligono che sugli sci, per cui molto positivo al suo rientro, ma non avevo dubbi. Personalmente sono molto contenta di rivedere Federica in Coppa del Mondo perché oltre che a meritarselo comunque il posto è suo, cioè nonostante la competizione interna che c'è, lei un posto secondo me se lo merita. Mi collego per far vedere solo una cosa, cioè il valore che attribuisce insomma la parte sciata in questo momento nell'Ibu insomma nelle competizioni di Coppa disputate di Dorotea Virer, che è il meno 3,07 e San Filippo che è a meno 3,67, quindi dati alla mano in questo momento insomma San Filippo sugli sci anche meglio di Dorotea Virer. Ha disputato meno gare, questo valore qua è un valore che sappiamo, insomma chi se ne intende sa che tende sempre a stabilizzarsi verso il centro, eventualmente chiaramente mano a mano che aumenta il numero delle gare, però San Filippo benissimo sugli sci, adesso vediamo un futuro per lei, è sempre un'incognita, non tanto per quello che vale ma per, come dicevamo, per tutto quello che ha attorno, per Milano Cortina 2026, per tutte le giovani che spingono, e quindi comunque le auguriamo sicuramente il meglio e speriamo di averla presto con noi. Sì. Tra l'altro a fine anno ha preso anche sui primi punti in Coppa del Mondo di sci di fondo, perché ha partecipato alla prima sprint del Tour de Ski, quindi a maggior ragione il suo valore sugli sci l'ha mostrato anche in altri contesti e brava bene. Qualificandosi tra l'altro l'unica italiana che si è qualificata
Bene, Benissimo. qui ci salutano. No, ci saluta Gunther. L'abbiamo citato poco fa. Ciao Gunther. Quindi lanciamo noi il messaggio ai nostri appassionati: comprate i biglietti e ci troviamo ad Anterselva Ad tutti Anterselva. insieme a vedere le gare di Coppa del Saremo Mondo. tutti e 4 ad Anterselva, noi 4, quindi mi raccomando, venite a trovarci, ci facciamo qualche selfie, ci facciamo qualche discorsetto. Mica selfie con noi che magari alla gente frega poco. No, ma tu Non lo so perché. Cioè, è lui che vuole il selfie con gli altri. Brava. Ok. A me piace stare in mezzo ai tifosi. Però abbiamo in serbo anche qualcosa di instagrammabile, vero Arianna, con voi, quindi mi raccomando, fatevi sentire, fateci un toc che siete lì e noi arriveremo. Come Michele ancora hanno fatto questa... No, io ci sono per una birretta, per i selfie. No, io non bevo la birra, no, l'acqua al massimo. Ci stanno ringraziando un po' tutti, Giovanni che qualcuno di noi conosce bene, Marco, Oriano, e avanti, tutti ad Anterselva. Io cucino il risotto con le salamelle, dico delle mie zone. Allora, Dai, che Elena sta morendo di fame. Avete tutti fame stasera. Andiamo a mangiare perché abbiamo fame. va bene. Dai, volevo ringraziare, ho visto un commento per me e volevo ringraziare tantissimo Paride, grazie. Un po' too much, ma grazie. Sei un lecchino. Non ci conosciamo personalmente, ma Eliminato. dopo di questo sei il mio follower preferito. Grazie, grazie Paride. E nulla, possiamo anche salutare dopo questo un po' trash serale. Possiamo salutare tutti e ringraziarvi per essere stati con noi. È stata una puntata importante e divertente, ma Nicolò ci ricorda gli appuntamenti? No, gli appuntamenti questo weekend partiamo con mercoledì da Ruppolding e poi ci sarà con l'individuale maschile. Questo weekend avremo l'Ibu K Pokljuka. Per tutti gli approfondimenti andate su www.via. Non eravamo pronti. Facciamo partire lo Un slide, attimo, ecco devi che avvisarci, la regia qua non è mai pronta. No, è perché dobbiamo capire cosa tu vuoi fare. Ma chiusura sempre. Bene. Non siamo pronti. Per la telepatia ci stiamo attrezzando, dateci ancora un attimo. Vabbè, comunque sul nostro sito trovate tutto, sui nostri social network anche, e è tutto user friendly, quindi troverete tutte le sezioni che vorrete. Va bene, spogliatelo il nostro sito che è pieno di curiosità e di chi che magari qualcuno che ci interessa magari solo ai risultati non vede, quindi mi raccomando che ci fa piacere e poi ci vediamo a Anterselva. Ci vediamo ad Anterselva. Ciao a tutti. Tommaso, Vi lasciamo... Ciao Tommaso. Ciao Tommaso. Vi lasciamo con la sigla come settimana scorsa perché così è più bello chiudere, dai. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Ciao.